sei e che anno frequenti del corso di dottorato? Io sono Sofia e sono al secondo anno del corso in Scienze del Farmaco. Io sono Martina e sono al primo anno di dottorato in Scienze del Farmaco. Qual è il problema concreto che il tuo progetto vuole affrontare? Allora, il mio progetto si pone nell'ottica di formulare una preparazione facile da applicare a livello oculare per prevenire delle complicanze associate al diabete. Il mio progetto mira a progettare e sintetizzare nuove molecole che vadano ad agire come antivirali ad ampio spettro e quindi impediscano l'infezione virale causata da virus appartenenti a differenti famiglie. Come spiegheresti il tuo progetto a un bambino? Quello che faccio nel mio progetto è di preparare delle sfere molto piccole di lipidi con altri componenti e valutare queste diverse combinazioni e scegliere la migliore che sia in grado di attraversare le diverse barriere oculari fino a raggiungere la parte più profonda dell'occhio, che è la retina. Io vado a disegnare e poi sintetizzare in un laboratorio delle piccole molecole che un giorno si spera possano diventare farmaci e quindi vadano a impedire infezioni virali. Se il tuo dottorato fosse un film, che titolo avrebbe? Ho un paio di idee, ma diciamo che al momento è più un Forrest Gump, quindi ogni giorno è, come dice Forrest, una scatola di cioccolatini e non sai mai quello che può succedere in laboratorio, oltre al dover correre molto spesso. Direi alla ricerca di Nemo e spero di trovarlo. Che consiglio daresti a chi sta per iniziare un dottorato? Di pensarci non alla leggera, comunque è un percorso lungo, sono 3 anni che ti mettono alla prova sia dal punto di vista personale e ti formano, quindi direi di pensarci. Che il dottorato è sicuramente un percorso lungo e durante questi 3 anni ci saranno tanti momenti difficili, tanti momenti brutti, momenti belli e quindi alla fine bisogna essere in grado di cogliere la parte migliore di ogni momento e cercare sempre di imparare qualcosa, perché alla fine l'abbiamo fatto per questo, per imparare qualcosa. Cosa non capiva la tua famiglia quando hai detto faccio un dottorato? Nella mia famiglia ne abbiamo discusso molto, c'erano pareri un po' contrastanti, non capivano perché dovessi passare altri 3 anni in università senza, non vedevano il lato concreto di questo percorso e poi insomma li ho convinti e gli ho mostrato magari quello che un dottorato può portare alla fine. La mia famiglia faceva fatica all'inizio a capire nel concreto cosa sarei andata a fare perché comunque pensavano che andassi altri 3 anni a studiare in università. Però alla fine hanno capito che mi piaceva tanto quello che stavo facendo e che se c'era un motivo per cui volevo continuare a farlo lì, una ragione ci sarà stata e quindi hanno accettato questa cosa, diciamo. Vuoi condividere un'esperienza particolare che hai potuto realizzare nell'ambito del dottorato? Allora, a febbraio di quest'anno ho potuto partecipare ad un convegno internazionale nella quale per la prima volta mi sono dovuta approcciare all'esposizione orale e mi sono ritrovata in piedi davanti a una platea di persone che ascoltava, spero, me, ed è stata un'esperienza intensa perché mai mi sarei aspettata di presentare in una lingua diversa dall'italiano il mio progetto. Ho partecipato qualche settimana fa a una scuola per dottorandi, una scuola di chimica farmaceutica europea, dove ho conosciuto tantissimi dottorandi che vengono da diverse università, sia italiane che estere, che fanno cose molto simili a quelle che faccio io e quindi ho potuto confrontarmi, imparare tante cose e conoscere appunto persone della mia età che stanno facendo un percorso analogo al mio. Cosa vuoi dire alla tua compagna di intervista? Tu sei al primo anno, quindi hai ancora tanto davanti, però vola e segnati sempre tutto quello che fai e andrà tutto bene. In bocca al lupo per il tuo futuro e spero che tu riesca ad arrivare dove vuoi arrivare.